Ciao a tutti, oggi vediamo due cose. La prima è la differenza di caduta che abbiamo in una PCP Depo, quindi fino a 7 jaule e mezzo, con i pallini EVI, con i pallini Exat e gli RS. La seconda cosa che vediamo è una super pimpata elaborata AS400, quindi un Air Arms, che è quella che, opla, vedete adesso velocemente qua dietro. La prova di oggi è con gli Exat RS, ok, che hanno un peso di 0,475 grammi, poi con gli Exat, i più usati, 0,547, ed infine gli EVI, i più pesanti, 0,67 grammi. Ci avvaliamo di un fantastico resto, oggi saliamo di professionalità, un Cicognani assolutamente incredibile, e adesso andiamo a vedere nel dettaglio questa carabina in maniera sempre veramente veloce. La differenza tra 410 e 400 è semplicemente che la 410 alloggia un caricatore da 10 colpi, che però nel field target non è possibile utilizzare, ed effettivamente qua potete vedere un caricatore monocolpo costruito appunto apposta. Oculare, bolla, doppia bolla e inclinometro, ruota magnetica, torretta magnetica, rialzi Sport Match regolabili, ulteriori rialzi che potete vedere qui, un'altra scina. Rialzi e scina sono stati settati in modo tale da dare un'inclinazione all'ottica per seguire la caduta del pallino. Poi abbiamo questo fantastico calcio, sempre Gary Kane, lo stesso Gary Kane che ho scelto per fare la mia carabina full. E infine dietro, che ho sganciato per fare il test, eccolo qui, un uncino veramente particolare fatto da maestro, si mette qua dentro e si tira giù, oltre ad avere l'appoggio sotto la spalla, ha questa parte qua alta che va a cogliere in maniera davvero precisa tutta la spalla. Per quanto riguarda la ottimizzazione dal punto di vista della meccanica, è stata lavorata la carabina in culatta ed è stata lavorata anche in volata per praticamente togliere tutte le bave possibili che ha la produzione di serie, ecco. Poi è stata regolata anche qui la molla della massa battente ed è stato aggiunto aftermarket un regolatore di pressione. Che cos'è il regolatore di pressione e come agisce? Andate a vedervi l'altro video sulla FVB P70. Questa è la nostra posizione di tiro e il nostro bersaglio, eccolo là, è quel cartello che vedete bianco, ma sono 35 metri. Prova finita, e nonostante il vento che oggi c'è dà un po' fastidio, sono riuscito a fare delle rosate davvero interessanti. Adesso andiamo a prendere il cartello e facciamo le nostre analisi. Allora, ricordiamo, carabina 7,5 joule depotenziata, distanza del bersaglio 35 metri, ce lo scriviamo qua, 35, lo so che non si vede molto, ma 35 metri, ok. Questi qua identificano, come si dice, si vede dalla leggenda, le nostre kill zone sono 40 mm, ok, questo è il nostro bersaglio. Partiamo dagli EVI. Ho puntato ovviamente al centro, la nostra rosata di 5 colpi, una rosata davvero molto carina, è questa qui. Quindi abbiamo centro, la media è questa qua. Quindi puntando al centro, questa è la nostra prima caduta con gli EVI. Poi sono passato agli Exat, puntando sempre al centro, la rosata davvero sorprendente, ragazzi, di 5 colpi è questa qua. Quindi andiamo a misurare questa distanza ed infine prendendo i più leggeri RS, puntando sempre al centro, rosata davvero carina anche questa qua, media di questa distanza è circa qui e questa è la nostra altezza. Andiamo con il righello a vedere in millimetri di cosa stiamo parlando. Punto 0 meno 10 mm. Exat 35 mm, a cui aggiungiamo i 10 mm del punto 0 nostro, uguale 45 mm in meno di caduta. Negli RS 53 mm, sempre più i 10, 63 mm.
cerco di spiegare un po' meglio il concetto di differenza di caduta e stima del bersaglio. Ipoteticamente noi abbiamo in depo un punto zero che è i nostri 18 metri. Se con gli evi, eccoceli qua, a 35 metri abbiamo questa caduta qua, con gli Exat che abbiamo visto prima avere 45 mm in meno, arriviamo circa ad avere questa caduta qua. Con gli Exat i nostri 35 metri saranno qui. Con gli RS che erano 63 mm, 45, 55, 65, i nostri 35 metri saranno qui. Ipoteticamente, fate bene attenzione, se noi consideriamo che questi 40 mm sono la nostra kill zone, più o meno, ora non voglio dire, ci stiamo dentro. Una sagoma è a 30 metri, io la stimo a 33, beh, sto sempre dentro la kill zone, riuscirò a buttare giù la sagoma, cosa impossibile invece se ho gli evi, devo essere molto più accurato nella stima. Questa ad esempio è una qualità dei pallini leggeri rispetto ai pallini più pesanti. Devo ricordare che invece una qualità dei pallini pesanti è che sono sicuramente più stabili con il vento e tante volte sono anche più ripetitivi, quindi riescono a rosare, a proporre una rosata stretta e in maniera più ripetitiva. Detto questo è tutto anche per questa volta, probabilmente sarà interessante fare la stessa identica prova con una carabina full, vediamo cosa succede, potrebbe essere argomento del prossimo video. Io adesso vi saluto, ciao ciao!